Benvenuto nelle conversazioni di pratica in italiano. Preparati a esercitare il tuo italiano e a diventare più fluente. I sottotitoli sono disponibili, attivali dalle impostazioni. Il link al PDF è in descrizione. Metti like e iscriviti. Scrivi nei commenti l'argomento che vuoi vedere e premi il pulsante hype per dare più visibilità al video. Iniziamo. Ciao Liam, come stai oggi? Ciao Ava, sto bene, grazie. E tu? Anche io sto bene. Oggi voglio parlare di qualcosa di speciale. Voglio parlare dei nostri nonni. Sembra interessante. Mi piace parlare dei miei nonni. Di quali nonni vuoi parlare? Voglio parlare dei miei due nonni. Non ho mai conosciuto il nonno paterno, ma ho molte storie su di lui. Voglio anche parlare del mio nonno materno, che è scomparso quando ero piccola. Capisco, posso condividere alcune storie sui miei nonni anch'io. La mia nonna materna e il mio nonno paterno non sono più con noi, ma ho molti bei ricordi di loro. È molto bello. Penso sia importante ricordare i nostri nonni. Ci hanno dato amore e saggezza. Sì, sono d'accordo. I nostri nonni fanno parte della nostra storia familiare. Ci hanno insegnato molte cose. Inizio con il mio nonno paterno. Si chiamava John ed era un contadino. Viveva in un piccolo villaggio. È interessante. Cosa sai di lui? So che lavorava sodo nella sua fattoria, coltivava molte verdure e aveva alcune mucche. Mio padre mi dice che si svegliava sempre presto e lavorava tutto il giorno. Sembra un uomo molto laborioso. Lo hai mai incontrato? No, non l'ho mai incontrato. È scomparso prima che io nascessi. Ma mio padre ha molte storie su di lui. Dice che John era molto gentile e aiutava sempre i suoi vicini. È un bel ricordo. È bello sapere che era gentile. E il tuo nonno materno? Il mio nonno materno si chiamava George. Gli volevo molto bene, anche se ero molto piccola quando è morto. Era un uomo dolce e amava raccontare storie. Sembra meraviglioso. Quanti anni avevi quando è scomparso? Avevo solo 5 anni. Non ricordo molti dettagli, ma la mia famiglia parla spesso di lui. Mia madre dice che George amava giocare con me e che mi faceva sempre ridere. È incredibile come anche pochi ricordi possano rimanere con noi. Che storie ricordi su di lui? Ricordo una volta in cui mi ha portato al parco. Mi spingeva sull'altalena e cantava una canzone divertente. Ricordo anche il suo grande sorriso e i suoi abbracci calorosi. È molto dolce. È chiaro che ti voleva bene. Ti ha insegnato qualcosa. Sì, mi ha insegnato. Mia madre dice che George amava leggere. Mi diceva sempre che leggere è come viaggiare in nuovi mondi. Ancora oggi amo leggere grazie a lui. È una lezione bellissima. Credo che i nostri nonni ci insegnino molti buoni valori. È vero, mi sento fortunata ad avere così belle storie sui miei nonni. Anche se non ho incontrato John, so che era un uomo buono. Anche io mi sento allo stesso modo riguardo ai miei nonni. Mio nonno paterno, Robert, era un soldato in guerra. Era molto coraggioso. Wow, è impressionante. Cosa sai di lui? So che ha combattuto per il nostro paese da giovane. Ha salvato molte vite e ha ricevuto una medaglia per il suo coraggio. Ma aveva anche un lato gentile. Amava dipingere e disegnare. È un bel mix di coraggio e creatività. Lo hai conosciuto? Sì, l'ho conosciuto quando ero bambino. Ricordo di essere seduto sulle sue ginocchia e ascoltare le sue storie sulla guerra e i suoi dipinti. Diceva sempre, sì, coraggioso, ma anche gentile.
È una grande lezione. Vorrei aver conosciuto Robert. E tua nonna? La mia nonna paterna, Mary, era molto dolce. Amava cucinare e fare dolci. Ricordo il profumo del pane fresco e dei biscotti nella sua casa. Sembra meraviglioso. Anche a me piace cucinare. Ti ha insegnato a fare dolci? Sì, mi ha insegnato. Ho imparato a fare biscotti e torte semplici con lei. Diceva sempre, cucinare è un'arte, e l'amore è l'ingrediente segreto. È un bel detto. Credo che il cibo preparato con amore sia il più buono di tutti. Sono d'accordo. Ogni volta che cucino, penso a mia nonna e alla sua cucina accogliente. I nostri nonni ci hanno dato così tanti bei ricordi. A volte guardo le foto vecchie dei miei nonni, mi fanno sorridere. Lo faccio anch'io. Ho una foto di mio nonno Robert in uniforme e un'altra di lui mentre dipinge. Sembra così orgoglioso e felice. Le foto sono un ottimo modo per ricordarli. Ho anche alcune immagini di George che mi tiene in braccio quando ero piccola. Sento il suo amore in quelle immagini. È incredibile come una semplice foto possa riportare così tanti sentimenti. Ho anche una piccola medaglia che Robert ha vinto in guerra. La mia famiglia la tiene in una scatola speciale. È molto speciale. Deve ricordarti il suo coraggio. Sì, lo fa. E la mia famiglia ha molte storie su di lui. Dicono che non era solo coraggioso, ma anche molto divertente. Amava raccontare barzellette. Mi piace. Un nonno che sia coraggioso che divertente è un vero tesoro. Mi sento fortunato ad aver conosciuto le mie nonne. Entrambe non ci sono più, ma il loro amore rimane con me. Anche io mi sento così riguardo ai miei nonni. Anche se non ho incontrato John, so che era un uomo buono grazie alle storie che racconta mio padre. I nostri genitori mantengono viva la memoria dei nostri nonni condividendo le loro storie. Sì, e un giorno intendo raccontare ai miei figli di George e John. Voglio che conoscano i loro bisnonni. È un'idea meravigliosa. È importante mantenere viva la nostra storia familiare. Sono d'accordo. I nostri nonni fanno parte di chi siamo. Ci danno radici e un senso di appartenenza. Spesso penso a come sarebbe stata la mia vita se avessi avuto più tempo con i miei nonni. Vorrei poter fare loro molte domande. Sì, ho molte domande per George. Voglio sapere di più sulla sua vita e sul suo amore per la lettura. Magari potremmo scrivere una lettera ai nostri nonni nei nostri cuori. Possiamo dirgli cosa abbiamo imparato da loro e quanto li amiamo. È un'idea bellissima, Liam. Mi piacerebbe scrivere una lettera così. Inizio io. Caro nonno Robert, grazie per essere stato coraggioso e gentile. Ricordo le tue storie e i tuoi dipinti. Mi ispiri a essere forte e creativo. È molto bello. Scriverò, caro nonno George, grazie per il tuo amore e le tue storie. Mi hai insegnato che leggere è come viaggiare. Mi mancano i tuoi abbracci calorosi e il tuo sorriso. Scrivere queste lettere mi fa sentire più vicino a loro. Sì, lo fa. Anche se non sono con noi, il loro amore è sempre nei nostri cuori. Sono contento che oggi abbiamo parlato dei nostri nonni. Mi fa sentire orgoglioso della mia famiglia. Anche io mi sento così. Parlare di loro mi ricorda tutte le belle cose che ci hanno dato. Ricorderò sempre il loro amore, le loro lezioni e le loro risate. Anch'io. Prometto di mantenere vivi i loro ricordi e condividere le loro storie con le generazioni future. Grazie, Liam, per aver condiviso i tuoi ricordi con me. Ho davvero apprezzato la nostra conversazione. Grazie a te, Ava. L'ho trovata molto piacevole.
È importante ricordare i nostri nonni e onorare il loro lascito. Sì, lo è. Spero che le nostre famiglie continuino a raccontare queste storie. I nostri nonni sono i nostri eroi e il loro amore sarà sempre con noi. Sono d'accordo. Ricordiamoli sempre con amore e gratitudine. Terrò sempre una foto di George sulla mia scrivania. Mi ricorda il suo sorriso ogni giorno. È un'idea carina. Terrò la medaglia di Robert in un luogo speciale così da poterla vedere spesso. Magari un giorno potremo visitare i posti dove vivevano i nostri nonni. Mi piacerebbe vedere il villaggio dove John lavorava nella sua fattoria. Sarebbe meraviglioso. Mi piacerebbe visitare la vecchia città dove vivevano Robert e Mary. Possiamo saperne di più sulla nostra storia familiare. Sì, e possiamo chiedere ai nostri genitori altre storie. Sanno molto sui nostri nonni. Chiederò a mia madre dell'infanzia di Robert. Voglio sapere com'era da giovane. Chiederò a mio padre della vita di John nella fattoria. Voglio saperne di più sul suo duro lavoro. I nostri genitori sono come ponti verso il passato. Ci aiutano a conoscere le nostre radici. Sono d'accordo. Mi sento fortunata ad avere una storia familiare così ricca. Mi fa essere chi sono. Anch'io. Sono orgoglioso dei miei nonni e del loro lascito. Ci hanno insegnato amore, coraggio e gentilezza. Sì, e spero di trasmettere queste lezioni ai miei figli un giorno. I nostri nonni vivono nei nostri cuori e nelle nostre parole. Credo che ogni volta che li ricordiamo siano con noi in spirito. Lo sento anche io. Spesso chiudo gli occhi e immagino George che mi sorride. Mi fa sentire calda e amata. A volte sogno Robert che mi racconta una barzelletta divertente. Mi fa sempre svegliare con un sorriso. I sogni sono un altro modo in cui i nostri nonni restano con noi. Sì, lo sono. Sono grato per tutti i ricordi. Ogni storia, ogni foto e ogni lezione è un dono. Lo sento allo stesso modo. Chiediamo sempre questi doni e condividiamoli con gli altri. Racconterò ai miei amici del coraggio di Robert e della gentilezza di Mary. È importante mantenere vive le loro storie. Condividerò le storie di John e George con la mia famiglia e i miei amici. Insieme possiamo onorare i nostri nonni. Sono felice che oggi ne abbiamo parlato. Mi fa sentire più vicino alla mia famiglia. Concordo. Parlare dei nostri nonni è un modo per celebrare le loro vite e il loro amore. Grazie, Ava, per questa meravigliosa conversazione. Ho imparato di più sui tuoi nonni e ho condiviso anche i miei ricordi. Grazie a te, Liam. Ho apprezzato ogni momento. È sempre bello ricordare le nostre radici. Sì, e spero che possiamo parlare di nuovo dei nostri nonni in futuro. Ci sono così tante storie da condividere. Mi piacerebbe molto. Magari la prossima volta possiamo portare alcune foto vecchie e parlare di più delle loro vite. È un'ottima idea. Porterò la foto di Robert e alcune storie dai miei genitori. Porterò alcune immagini di George e alcune divertenti storie che mia madre mi ha raccontato. Non vedo l'ora di farlo. I nostri nonni fanno parte della nostra storia e condividere le loro storie aiuta a mantenere viva la loro memoria. Sì, lo fa. Promettiamo di ricordarli sempre con amore e rispetto. Prometto, terrò sempre vivo il loro ricordo nel mio cuore. Anche io. Grazie ancora per questa bella conversazione, Ava. Grazie, Eliam. Sono felice che oggi abbiamo parlato dei nostri nonni. Mi fa sentire orgogliosa della mia famiglia.
Anche io mi sento così. I nostri nonni sono i nostri eroi e il loro amore ci guiderà sempre. Sì, saranno sempre con noi nei nostri cuori. Ricorderò sempre le lezioni d'amore, coraggio e gentilezza che mi hanno insegnato. E io ricorderò le storie di coraggio e creatività. I nostri nonni vivono nelle nostre parole e nelle nostre azioni. Credo che ogni volta che raccontiamo le loro storie, manteniamo viva la loro essenza. Concordo. Continuiamo a condividere i loro ricordi e onorare il loro lascito. Grazie per questa meravigliosa conversazione, Ava. Grazie, Liam. Non vedo l'ora di parlare di nuovo. Fino ad allora, teniamo i nostri nonni nei nostri cuori. Sì, li ricorderò sempre con amore. A presto, Ava. A presto, Liam. Abbi cura di te. Ottimo lavoro! Vuoi esercitarti con l'italiano e diventare più fluente? Iscriviti e attiva la campanella delle notifiche per non perdere nessuna delle nostre conversazioni gratuite in italiano. Ci vediamo nel prossimo video.